Cos'è questo rumore fuori dalla tua finestra? Cos'è quest'ombra sulla persiana? Mentre tu stai stesa lì, nuda, come un corpo nella tomba, io mi infilo nella tua camera, sono il predatore notturno. Stai attenta stanotte, quando spegni le luci. Così cantavano gli AC/DC in un brano intitolato Night Prowler del 1979, incluso nel celebre album Highway to Hell. Il brano però fu al centro di alcune controversie solo qualche anno più tardi rispetto alla sua uscita. Nel 1985 qualcuno sostenne che il singolo avesse in qualche modo ispirato le macabre vicende che si stavano consumando a Los Angeles, in California. Ed è proprio qui che la nostra linea rossa ci conduce oggi, nella città degli angeli. Sul finire della nuova Hollywood al cinema si va verso un decennio caratterizzato dal pensiero positivo, dall'affermazione di se stessi, anche dalla frivolezza individuale. Ci si lascia alle spalle il conflitto vietnamita che ha lasciato una ferita profonda nel continente a stelle e strisce, per accogliere la presidenza di Ronald Reagan. In questi anni, così sfaccettati e pulsanti, negli anni della New Wave e dei pattini a rotelle a Venice Beach, nelle calde notti californiane, una figura sinistra e pericolosa si aggira per la città. Le autorità sono sulle sue tracce, ma il suo modus operandi ne rende difficile prevenire le azioni. Si dice che si introduca all'interno delle abitazioni, di solito servendosi delle finestre lasciate aperte. A questo seguono talvolta furti, talvolta stupri, per poi concludersi con l'uccisione degli inquilini. La stampa e la omicidi hanno coniato un nome per lui, lo chiamano The Night Stalker. Richard Ramirez nasce il 26 febbraio del 1960 ad El Paso, in Texas. La madre lavorava in una fabbrica di stivali, il padre, ex poliziotto, ora si occupava di tratte ferroviarie. È un uomo violento, Julian Ramirez, incline ad attacchi di rabbia e scatti d'ira che talvolta sfociavano in abusi fisici. Ha solo 12 anni Richard quando entra in contatto con un suo cugino maggiore, Mike Ramirez, un brav'uomo sulla carta, reduce dal Vietnam, veterano dei berretti verdi. È un rapporto, quello tra i due, che condizionò fortemente la vita e specialmente la personalità di Richard, purtroppo in maniera drasticamente negativa. Dietro la patinata immagine del veterano di guerra di Mike si nascondeva infatti un'ombra insana, atroce, in netto contrasto con la nomea di cittadino modello che si tendeva a ricamargli addosso. Si sa, le storie e i resoconti di guerra affascinano, ed è bello sentirli raccontati, specialmente se a narrarli è chi li ha vissuti sulla propria pelle. Allo stesso modo, Richard Ramirez, in età pienamente adolescenziale, era attratto dalle storie che vedevano protagonista suo cugino Mike in Vietnam, nel conflitto contro i Viet Cong. Le stesse storie che gli erano valsi riconoscimenti che esibiva sulla giacca. C'erano anche delle foto a ornare le esposizioni di Mike, con le quali le sanguinose storie di battaglia assumevano un carattere decisamente più vivido e macabro. Stampate su carta da foto, infatti, spesso erano ritratte le vittime dell'operato del berretto verde in Vietnam, ma anche donne vietnamite, le stesse che Mike aveva avuto modo di violentare durante il servizio. Sembra che tra la raccolta di scatti ve ne fossero alcuni che ritraessero soltanto una parte del corpo delle donne. La testa, recisa dal resto del corpo, con la quale, in altre istantanee, Mike faceva sesso orale. Tutto ciò, insieme all'introduzione alla marijuana, si deve a Mike Ramirez, una combinazione di fattori dall'impatto devastante sulla mente ancora in formazione
di un giovane di El Paso che trasformò il veterano cugino in un modello, cercando di evitare il contatto con il padre. Mike ebbe un forte ascendente su Richard e con il maturare del loro rapporto è plausibile ipotizzare che proprio questo influsso abbia portato il secondo ad avviarsi pericolosamente alla strada del furto, della violenza, dell'assassinio. «4 marzo del 1973. Durante una discussione domestica, Mike Ramirez spara in faccia a sua moglie Jessica. Muore sul colpo. Richard è presente e vede tutto distintamente. Ha 13 anni. Dopo questo tragico episodio, un'altra profonda traccia nell'adolescenza di Richard, questo tende ad evitare i rapporti con la famiglia e i parenti. Diventa schivo, introverso. Verrà arrestato per possesso di marijuana ma rilasciato subito dopo. Certo non potevano saperlo alla centrale che cosa sarebbe diventato Richard Ramirez. Lascia la scuola e si trasferisce in California. È qui che comincia a uccidere. Quando arriva a Los Angeles, Richard aveva già esperienze pregresse di furto. Sembra però che proprio a LA, grazie all'intervento di un suo fratello maggiore, abbia perfezionato le sue tecniche di furto con scasso e intrusione. Continua parallelamente anche l'escalation di sostanze stupefacenti. Progredisce verso la dipendenza da cocaina che acquista con la vendita delle refurtive. Viene arrestato altre 2 volte poi, stavolta a Los Angeles, ma per furto d'auto. Fa qualche mese di prigione, poi esce. Anche in questo caso le autorità non potevano sapere il futuro, cosa avrebbe riservato loro, cosa Ramirez avrebbe significato per la comunità losangelina. Rimesso in libertà, i tasselli andavano posizionandosi al loro posto. Scende la notte sulla città degli angeli e quando si sveglia, la città ha la sua prima vittima. È il 28 giugno 1984. È la notte tra il 27 e il 28 giugno del 1984. Jenny Winko, di anni 79, vedova, si addormenta nella sua casa in California. Per combattere il caldo, però, decide di lasciare la finestra aperta quella notte. Ma ad introdursi nell'abitazione non sarà soltanto l'aria rinfrescante della notte. La signora Winko viene trovata morta il mattino seguente dal figlio che rientrava in casa. La gola era stata tagliata, quasi fino alla decapitazione. Per la polizia, un caso isolato di efferatezza inaudita, un'esplosione violenta e brutale di malvagità. Impossibile, secondo l'LAPD, identificare il colpevole, ma almeno non ci sarebbero stati strascichi. Sbagliavano. Passa qualche mese. È il 17 marzo del 1985 e Maria Hernandez, di anni 22, si trova nel garage della sua abitazione. Si accorge di non essere sola. Nell'ombra si muove qualcuno. Poi uno sparo, un singolo colpo nella notte. L'intruso spara al volto della ragazza, la quale con un gesto istintivo fa per portarsi le mani al volto. Per un'incredibile e fortunata coincidenza, quella notte il proiettile esploso dalla calibro 22 dell'assalitore colpirà il portachiavi che la vittima teneva in mano al momento dello sparo. Maria Hernandez sopravvisse a quella notte. La sua coinquilina, invece, no. All'interno dell'abitazione l'intruso trova Dale Okazaki, di 34 anni, che si nasconde terrorizzata tra i mobili della cucina. La calibro 22 esplode un altro colpo. Questa volta il proiettile raggiunge la fronte e la ragazza muore. Poco più tardi, nella stessa notte, Richard Ramirez fa ancora tuonare la calibro 22. Fatta uscire forzatamente dall'auto, Zailian Yu viene raggiunta da 2 proiettili. L'aggressore fugge nella notte e la trentenne, trovata ancora in vita da un poliziotto, muore poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Gli episodi di quella terribile notte avranno un notevole impatto mediatico. La gente di Rosemead e Monterey Park comincia a temere la follia così tangibile di quanto avvenuto nella contea.
La stampa conia un nome per l'aggressore, lo chiama The Valley Intruder, l'intruso della valle, ma di fatto il nome è tutto quel di cui si dispone. Bisognerà attendere ancora un po' prima che la polizia abbia qualcosa di concreto su cui poter lavorare. Una svolta sostanziale si ebbe 10 giorni più tardi, il 27 marzo 1985, quando furono uccisi Vincent e Maxine Zazzara. Se nel caso di Candyman, approfondito nella scorsa puntata, non abbiamo avuto una vera e propria indagine parallela alle macabre pratiche di Dean Corll, per questo caso la faccenda è assai diversa. Qualcuno alla Omicidi di Los Angeles è convinto del fatto che le uccisioni nei quartieri della contea losangelina non siano elementi da prendere nella loro singolarità individualmente, quanto piuttosto una sequenza tenuta insieme da un filo rosso che fa da collante. In altre parole, che dietro i delitti ci sia la mano di un solo individuo, un serial killer. Chi muove questa ipotesi risponde al nome di Gil Carrillo, dipartimento dello sceriffo della contea, giovane e inesperto. Da bambino sognava di fare il poliziotto e ci è riuscito, ma è alle prime armi. È il più giovane di tutta la sezione omicidi e per questo, alla centrale, le sue considerazioni cadono nel vuoto. Fortunatamente, chi non sottovaluta le argomentazioni di Gil Carrillo è un pezzo da 90 dell'investigazione californiana, Frank Salerno. Ha già risolto il caso degli strangolatori di Hillside, che tenne banco dall'ottobre del 77 al febbraio del 78, sempre a Los Angeles, portando all'arresto di Kenneth Bianchi e Angelo Buono. È una figura autorevole, Frank Salerno, e seduto al tavolo di un ristorante con Carrillo si interessa alle intuizioni del giovane investigatore, alla concatenazione dei delitti commessi nella contea. I due diventano partner e si mettono sulle tracce del Night Stalker. 28 marzo 1985, i coniugi Vincent e Maxine Zazzara vengono trovati morti. Sono stati uccisi. L'omicida è entrato passando dalla finestra del bagno. All'arrivo delle squadre investigative c'è ancora un secchio di plastica che tiene aperto il varco. L'uomo, Vincent, è stato freddato mentre dormiva sul divano. Un colpo alla tempia ha stroncato la sua vita. La moglie, Maxine, all'udire dello sparo si sveglia di soprassalto. Mossa dall'istinto, imbraccia un fucile che era riposto sotto il letto. Sfortunatamente era scarico. Il killer spara 3 colpi, tutti a segno. Poi va in cucina, si munisce di un grosso coltello e mutila il corpo della 44enne. Non si ferma però. L'omicida le cava gli occhi e li ripone in un portagioie prima di perdersi nella notte. All'arrivo della polizia la casa risulta svaligiata. Sono stati sottratti beni per circa $40.000 e poi c'è il lato peggiore, i corpi. Vincent Zazzara sul divano e l'orrendo rinvenimento di Maxine, mutilata post mortem. Ci sono 2 dettagli però che non sfuggono agli investigatori, dettagli cruciali per le indagini. Fuori dalla finestra del bagno, prima di entrare nell'edificio, il Night Stalker ha lasciato l'impronta della sua scarpa impressa sul suolo fangoso. E poi c'è un altro fattore, quello di collegamento. Esaminando i proiettili che hanno ucciso i coniugi, gli agenti non hanno dubbi. Calibro 22. Nel frattempo, in ospedale, Maria Hernandez, sopravvissuta al Night Stalker il 17 marzo, riceve la visita di un ritrattista della polizia per compilare un identikit che aiutasse gli investigatori nella ricerca del colpevole. Maria Hernandez si mostra collaborativa e disponibile, è una ragazza forte. Dice che l'aggressore indossava abiti scuri, era alto circa 1,80 m. Viene delineata una prima bozza di identificazione. Intanto viene fatta analizzare l'impronta della scarpa rinvenuta sul fango fuori dalla residenza dei Zazzara e i risultati sono più che soddisfacenti. L'impronta era grande, un numero 44, una scarpa Avia, modello da ginnastica, probabilmente nera perché il killer indossava abiti scuri, secondo le testimonianze dell'Hernandez. Ma il dato senza dubbio più rilevante fu che all'epoca solo 6 paia di scarpe nere Avia di quel modello e di quella misura erano state prodotte e importate in suolo americano e la loro collocazione era tracciabile. 5 erano in Arizona, una a Los Angeles. La polizia ha una pista dall'elevato potenziale di efficacia. È concreta la possibilità che ci sia un serial killer in giro per Los Angeles,
con indosso l'unico paio di avia nere da ginnastica disponibile sul mercato. Ma a questo punto accade qualcosa che ribalta completamente la situazione, o per meglio dire, la azzera. Nel 1985 il sindaco Dianne Feinstein tiene una conferenza stampa e commette un errore, il più grave, da quando era cominciata la caccia al predatore notturno. L'errore del sindaco fu proprio quello di rivelare a mezzo stampa sia l'identikit dell'omicida, sia il dettaglio più importante, quello che riguarda il modello di scarpe Avia. Presto detto, Richard Ramirez, che segue il caso dai notiziari, si reca indisturbato al Golden Gate Bridge e getta le scarpe in acqua. La polizia torna al punto di partenza. Ma siamo nell'agosto dell'85, quando viene svolta la controproducente conferenza stampa, quando Ramirez si sbarazza della prova che avrebbe avuto senz'altro più possibilità di incastrarlo, e dalla sera in cui assassinò i coniugi Zazzara, marzo dello stesso anno, il Night Stalker ha continuato la sua serie di omicidi. In tutto sono 15 le vittime dei suoi attacchi. Il 14 maggio 1985 Ramirez torna a Monterey Park. Si introduce nella residenza di Bill Doy e di sua moglie Lillian. Spara in faccia a lui, lega la donna, disabile, saccheggia la casa e la violenta. Lei sopravvisse all'attacco, lui, non ucciso sul colpo, morirà in ospedale per le ferite riportate. A fine maggio, la notte del 29, il Night Stalker colpisce di nuovo. Le vittime dell'aggressione sono Mabel Bell e Florence Lang, due sorelle, la seconda disabile. Lega e percuote entrambe, violenta Florence e scompare per le vie di Monrovia. Prima però utilizza un rossetto per disegnare su una parete un pentacolo, chiaro rimando alla figura di Satana. Ma ci torneremo tra poco perché il giorno seguente Ramirez colpisce un'ulteriore volta. A Burbank stavolta, casa di Carol Kyle, 42 anni, la donna è con il figlio di 11. Ramirez lega entrambi, saccheggia la dimora, violenta Kyle e si perde nella notte. Luglio è teatro di altri 6 attacchi che generano altre 4 vittime e 3 sopravvissuti. Mary Louise Cannon, 75 anni, vedova, viene trovata dormiente nel letto al momento dell'intrusione. Ramirez la pugnala con un coltello da cucina. 5 luglio, il killer entra a casa di Whitney Bennett, 16enne. La stordisce con un ferro da stiro, poi, non trovando un coltello, prova a strangolarla con il cavo elettrico del telefono, che emette scintille durante la pratica omicida. Whitney Bennett sopravvive all'attacco per circostanze che chiariremo tra poco. 7 luglio, doppio colpo, ancora una volta a Monterey Park. Joyce Lucille Nelson e Sophie Dickman. La prima è stata picchiata fino al sopraggiungere della morte. Sul volto, al momento del ritrovamento, aveva impressa l'impronta della scarpa dell'aggressore, Avia, 44. La seconda riesce a sopravvivere all'attacco, giurando al killer che quelli ottenuti dal furto fossero tutti i beni di cui disponesse. Prima di abbandonarsi alle tenebre, Ramirez la fa giurare su Satana. 20 luglio, coniugi Max e Lila Niding, assassinati durante la rapina. I loro corpi furono mutilati con un macete dopo che la calibro 22 aveva posto fine alla loro esistenza. Più tardi, la stessa notte, viene ucciso dai colpi della medesima arma il 32enne Chynarong Convanant mentre dormiva nella sua casa di Sun Valley. Prima di lasciare la residenza, Ramirez sodomizza la moglie e il figlio. Accade qualcosa durante questa escalation di omicidi, rapine e violenze. Nel modus operandi di Ramirez si introduce un elemento di novità, qualcosa che non era emerso ai tempi dei primi omicidi: la componente satanica. È la notte in cui venne uccisa Mabel Bell che fa la sua comparsa il pentacolo, disegnato sul muro e sul corpo della vittima in quella circostanza, ma la matrice satanista diventerà ricorrente anche in alcuni dei casi successivi, come quando fece giurare Sophie Dickman su Satana stesso.
ma anche nel caso del 5 luglio, quando la sedicenne Whitney Bennett sta per essere strangolata dal Night Stalker. Il cavo del telefono utilizzato comincia ad emettere scintille e vedendo la ragazza ancora viva e che provava a divincolarsi, il killer decide di abbandonare il luogo, che sarebbe potuto diventare palcoscenico di un altro macabro omicidio. Ebbene, secondo la ricostruzione, sembra che Ramirez in quel frangente arrestò il suo obiettivo omicida perché pensò che fosse Gesù Cristo stesso, che si era palesato per opporsi al suo volere. Gli investigatori, che invece devono attenersi al raziocinio, per quanto possibile, ipotizzano la natura settaria del killer. Potrebbe far parte di una setta o potrebbe essere un emulo di Charles Manson. In realtà non era nessuna di queste due ipotesi, ma per constatarlo bisognerà attendere ancora qualche giorno, fino ad agosto. Il 24 agosto 1985 coincide con l'ultimo attacco noto di Richard Ramirez. Prima del 24 agosto Ramirez effettuò altri attacchi. Il 6 agosto entra in casa di una coppia di Northridge, spara ad entrambi, ma Chris reagisce e intenta una lotta con l'intruso, costretto a scappare. I Peterson sopravvissero entrambi a quella notte. Chi non sopravvisse invece è Elias Sabowat, di anni 31, ucciso la notte dell'8 agosto. Nell'attacco furono coinvolti anche la moglie Sakina e il figlio, entrambi sopravvissuti. Anche in questo caso, dopo aver preso i gioielli dall'abitazione, il killer fece giurare Sakina su Satana sul fatto che non ce ne fossero ulteriori. Il 16 agosto Ramirez entra in casa di Peter e Barbara Pann, spara a Peter con una 25 stavolta, poi picchia e violenta Barbara, spara in testa alla donna. Prima di abbandonare il luogo, Ramirez disegna il pentacolo sulla parete e aggiunge accanto al simbolo la scritta Jack the Knife, letteralmente Jack il coltello, volendo riferirsi forse al noto Jack lo squartatore, The Ripper. Sulla scena, inoltre, gli agenti investigativi trovano ancora una volta l'impronta della scarpa avia e collegano il caso a quello del Night Stalker. È in seguito a questo duplice omicidio che il sindaco Dianne Feinstein decide di rilasciare la conferenza stampa che avrebbe dato modo a Richard Ramirez di correggere il tiro. Il condizionale è d'obbligo in questo caso perché si arriva al 24 agosto, la notte che segna la fine delle attività criminali di Richard Ramirez, Night Stalker. Il 24 agosto del 1985 Richard Ramirez attacca per 2 volte, ma entrambi gli attacchi si rivelano fortunatamente fallimentari. Inoltre gli strascichi di entrambi i colpi porteranno gli investigatori ad ottenere preziose informazioni sul caso, tra cui un identikit dettagliato del predatore notturno. Richard Ramirez quella notte viaggia a sud di Los Angeles, fino a Mission Viejo, a bordo di un'auto rubata. Si introduce nell'abitazione di James Romero Jr., ma si accorge di non essere solo. Il figlio di Romero, infatti, è ancora sveglio. Sentendo i passi di un estraneo, il 13enne sveglia i suoi genitori, costringendo alla fuga il suo potenziale omicida o l'assassino dei suoi. Ramirez corre verso la sua auto e si dilegua, ma non prima che Romero sia riuscito a individuare colore, casa di produzione e numero di targa. Chiama la polizia, dice di aver scacciato un ladro. Ma la notte è ancora una buona notte per cacciare quello che pensa Richard Ramirez, che dopo aver visto il suo colpo interrotto, ripiega immediatamente su un altro. Si introduce in casa di Bill Cairns e Inez Erickson, ma anche in questo caso l'aggressione non produce l'effetto sperato dal killer. Bill e Inez sono una coppia, 29 anni lui, 27 lei. La casa nella quale abitano, come spesso succede, presenta una porta sul retro.
È proprio mediante questa che Ramirez si introduce nella camera da letto dove stanno dormendo, ignari di tutto, i due fidanzati. Spara 3 colpi alla testa di Bill, poi si concentra sulla ragazza, costringendola ad un rapporto. «Io sono il Night Stalker», dice Ramirez ad Ines. Poi, dopo aver sottratto gioielli e preziosi, fa giurare la ragazza sul fatto che non ce ne fossero più. Giurare su Satana, ovviamente. La notte accoglie nuovamente il Night Stalker, che però ha ormai commesso troppi errori, troppi elementi trascurati e il caso, o fortuna se volete, che cambiò le carte in tavola proprio sul finire dell'estate del 1985. Non solo Ines era superstite dell'attacco, ma anche Bill, malgrado le ferite, in seguito ad operazioni di chirurgia, poté dire di essere sopravvissuto alla furia omicida del Night Stalker, che sul terminare di agosto ebbe finalmente un volto. Tramite le ricostruzioni fornite dalle ultime vittime, la polizia ottenne un identikit completo, un maschio di 25 anni, ispanico, con precedenti che andavano dallo stupro allo spaccio di stupefacenti. Inoltre, gli investigatori rilevarono anche l'impronta digitale del killer dalla sua auto rubata, quella che utilizzava per gli spostamenti, ritrovata il 28 agosto a Wilshire Center, quartiere di Los Angeles. Unendo tutti gli elementi ora presenti sulla bacheca, si giunse a Richard Ramirez. La foto segnaletica la mattina seguente era sui notiziari in televisione e stampata su tutti i quotidiani della California. Siamo al 30 agosto 1985, l'ultimo giorno da uomo libero di Richard Ramirez. Sta rientrando dall'Arizona Ramirez e alla fermata dell'autobus supera gli agenti che stanno controllando il terminal. Il killer però capisce che qualcosa non sta andando alla grande, almeno dal suo punto di vista, perché si vede ritratto praticamente ovunque, sulle prime pagine dei giornali che vede attorno a sé. Lo riconoscono, è El Matador, l'omicida, grida un gruppo di donne, costringendo Ramirez alla fuga. Una fuga breve. Attraversata la strada, l'autostrada di Santana, Ramirez tenta di borseggiare una donna, ma alcuni residenti della zona lo inseguono per un breve tratto e, una volta raggiunto, cominciano a malmenarlo. Richard Ramirez è ormai sopraffatto dalla folla, che forse lo avrebbe anche ucciso se non fossero intervenuti gli agenti. È la fine dell'incubo del terrore notturno. Gli agenti arrestano Ramirez, di 25 anni, ispanico, nato però in Texas, grande fan degli AC/DC. Il processo a Richard Ramirez inizia nell'estate del 1988, concludendosi un anno più tardi, settembre dell'89. Il processo fu il più costoso dell'intera California, con circa $2 milioni di allora spesi per la causa. Furono chiamati a deporre oltre 100 testimoni. Il Night Stalker si presenta in aula con un pentacolo disegnato sul palmo della mano. L'imputato fu dichiarato colpevole di 13 omicidi, 5 tentati omicidi, 11 aggressioni sessuali e 14 furti con scasso e condannato a morire nella camera a gas come previsto dallo Stato della California. L'esecuzione però non ebbe luogo. Richard Ramirez è deceduto il 7 giugno 2013 per insufficienza epatica, mentre si trovava ancora nel braccio della morte di San Quintino. Aveva 53 anni. Per alcuni, data la lentezza della burocrazia californiana, sarebbe arrivato a compierne almeno 70 prima di essere giustiziato. Termina qui quindi la nostra ricostruzione della vita di Richard Ramirez e soprattutto del caso Night Stalker, che fece dell'intruso della valle uno dei più famosi serial killer della storia e senz'altro uno dei più prolifici e spietati per quanto concerne la California. Una ricostruzione senza dubbio controversa e affascinante allo stesso tempo, così come controverso e affascinante era proprio Ramirez, che pensate, mentre era detenuto a San Quintino, ricevette numerosissime lettere da parte di ammiratrici e addirittura si fidanzò con una ragazza, Doreen Lioy, che passò dall'esserne intervistatrice ad amante. Un'altra storia da raccontare senz'altro, ma che denota una doppia valenza di Richard Ramirez, una doppia natura. Da una parte un ragazzo affascinante, con lineamenti e fisico da modello, dall'altra un individuo che rappresentava quanto di più oscuro potesse celarsi nell'animo umano, il killer della notte, uno spietato omicida seriale. Secondo alcuni, a guardarlo in faccia, si poteva percepire l'essenza stessa del male sulla terra. Il nostro viaggio per ora termina qui, ma la nostra linea rossa prosegue.
Vi do appuntamento alla prossima puntata e stanotte chiudete le finestre.